Vedremo oggi come pianificare un'operazione in Windows. Ad esempio, proviamo a pianificare l'esecuzione di questo semplice script da me creato. Cerchiamo le utility unità di pianificazione ed apriamola. Una volta aperta, cliccando a sinistra, su Libreria Unità di Pianificazione, già possiamo vedere le attività pianificate presenti sul nostro computer. A destra invece, possiamo cliccare su Crea attività di base o Crea attività per creare la nostra attività pianificata. Partiamo per il momento con l'opzione Crea attività di base. Iniziamo dando un nome e una descrizione alla nostra attività, per poi premere su Avanti. Selezioniamo quando deve essere eseguita la nostra attività, ad esempio, eseguiamola al verificarsi di un evento. Selezioniamo il registro, l'origine e l'ID dell'evento desiderato. Ma torniamo un attimo indietro ed impostiamo l'operazione pianificata ad ogni giorno. Selezioniamo la data, l'ora e la ricorrenza dell'operazione pianificata, per poi andare avanti. Selezioniamo cosa vogliamo far fare all'operazione, ad esempio avviare un programma. Selezioniamo sul nostro computer il programma da far eseguire. Volendo, possiamo inserire dei parametri all'eseguibile, per poi andare su Avanti. Infine, possiamo vedere un riepilogo dell'attività che ci creerà. Clicchiamo ora Fine per vedere la nostra attività appena creata. Se facciamo clic destro su di essa, possiamo eseguire alcune operazioni, tra cui, eseguirla, esportarla o eliminare. Passiamo ora alla voce Crea attività, clicchiamoci sopra. Come prima, possiamo scegliere il nome e la descrizione da dare all'attività. In aggiunta, possiamo scegliere se eseguire l'attività se l'utente ha o meno effettuato l'accesso, scegliere se eseguire l'attività con privilegi di amministratore, ed il gruppo o l'utente a cui appartiene l'attività. Invece, spostandoci nella scheda attivazione, possiamo scegliere quando programmare la nostra attività. Spostiamoci ora in azioni. Da qui, possiamo scegliere se far avviare un programma, o altre azioni purtroppo deprecate. Selezionando Avvia un programma, scegliamo come sempre il programma tramite il tasto sfoglia, ed aggiungiamo, opzione facoltativa, i parametri dell'eseguibile. Sotto la scheda Condizioni, invece, possiamo ad esempio far eseguire l'attività se l'utente è inattivo per un tot di tempo, oltre ad altre condizioni. Sotto Impostazioni, possiamo scegliere comportamenti aggiuntivi della nostra attività. Facendo clic su OK, ed inserendo le credenziali dell'utente per cui è stata creata l'attività, la nostra attività verrà creata ed aggiunta in lista.